Ciao a tutti, oggi voglio condividere con voi 14 oggetti domestici che per me sono molto fondamentali in una casa e che soprattutto alleggerisce le nostre giornate e la nostra vita quotidiana. Ma partiamo con la cosa più importante, la salute. Partiamo con il benessere e con tenersi in forma. Un tapis roulant per me è molto fondamentale avere in una casa. Magari in una giornata che piove, adesso che arriva il brutto tempo, sappiamo molto bene quanto bene ci fa una camminata o anche una corsetta. Questo che ho io è molto semplice, con il telecomando si accende, ha 6 posizioni, ho schiacciato il telecomando e vi faccio vedere come è partito. Possiamo fare sia camminata anche con le persone che magari hanno difficoltà e sappiamo che a volte per andare a passeggiare fuori o non c'è la voglia o è brutto tempo, invece avere in casa, e io penso che un tapis roulant è veramente ottimo per tutte le età. Questo che mi è arrivato a me mi piace perché c'è un spag, come posso chiamarlo, che viene attaccato alla maglietta e ad esempio se la persona perde equilibrio qualcosa lui si blocca da solo. È molto pratico, comodo, ha queste rotte che potete spostarlo ovunque e vedete proprio anche come il spessore. Lo potete spostare dove volete voi, in ogni stanza, potete dopo metterlo sotto il letto, sotto il divano, anche in piedi appoggiato tra un mobile e il muro. È ottimo anche per le persone di una certa età, è ottimo anche per le neomame. Voi immaginatevi che magari siete una neomama mentre la vostra piccola o piccolo sta dormendo o magari i bambini che stanno giocando, voi comunque riuscite a seguirli e nello stesso tempo fate la vostra corsetta, la vostra camminata. Per me sì, vale di avere in casa. Vi lascerò un link che con quel link ottenerete un piccolo sconto. Il prossimo, che per me è molto fondamentale, soprattutto aiuta molto a evitare il nostro stress. Adesso vi spiego il perché. Questa portascope da parete, che è un portascope però per me è anche un portatutto. Ecco, se magari trovate questi che hanno anche questi gancetti che si aprono, prestate l'attenzione se magari lo trovate anche dove, come vi posso spiegare, dove si fissano lo Swiffer, la scopa in piedi, che sia ben fisso lì, no? Che non abbiano tanto spazio libero, se no vi crolla, ecco, intendo questo qua, che sia ben robusto, come vi faccio vedere qua nella immagine, che è molto pratica. Allora ho detto di evitare stress perché sappiamo quando la scopa sta in piedi, tutti questi oggettini, Swiffer, spazzoloni, tutte queste cose, quando li abbiamo e che cadono giù, che dai, è un stress, ecco, per me ad esempio mi crea nervoso, invece in questo modo sta qua tutto fisso, su questi gancetti possiamo attaccare altre cose, è ottimo e per me è fondamentale tenere in casa. A chi non dà fastidio il brutto odore del frigo, a chi non dà fastidio e soprattutto il duro lavoro che c'è da fare ogni volta quando si lava un frigo, togliere tutto dal frigo, riempire la cucina con tutto quello che c'è dentro e iniziare a lavare tutti i cassettoni che c'è nel frigo e soprattutto sappiamo che quando li laviamo, che non sono tanto piccoli, si bagna tutto per terra, si macchia tutto intorno a noi e ci causa stress, ci causa l'ansia e mettiamo l'aceto e lo disinfettiamo e lo puliamo, mettiamo la carta per preparare tutto dove stanno la frutta, la verdura e questa sensazione di pulito, questa sensazione quando noi abbiamo già tutto, lo abbiamo sistemato, l'abbiamo preparato, lo apriamo e sa di pulito. Questa sensazione lo vogliamo avere per sempre, però purtroppo non è così, perché basta che qualcosa ammuffa, un pomodoro o basta semplicemente di portare un po' di pesce a casa e si torna tutto di nuovo come prima. Avete mai sentito Dera Clean? Ragazzi, sono super contenta di averlo scoperto e sono proprio orgogliosa di presentarvelo.
Questo macchinaio cosa fa? Questo macchinaio fa tante cose, praticamente tre in uno. Va a emettere dell'ozono che va a neutralizzare l'aria, quindi va a uccidere i batteri come la salmonella e tutti i batteri, quelli specifici per il frigo. A parte il suo designer che è molto molto bello, è molto minimal, riduce anche la maturizzazione della frutta. In questo modo lui prolunga la durata dei alimenti più a lungo, disinfetta e purifica l'aria e blocca i cattivi odori. Si mette in carica 2 ore, però vi dura 30 giorni. Poi lo potete programmare, ad esempio se il frigo ha tanto brutto odore da qualcosa, allora voi schiacciate il pulsante dove lui va più potente. Allora, non hai profumi, non aspettatevi chi profuma, non aspettatevi chi dà profumo di fragole, di limoni o qualcosa, quelle cose tossiche. Vi dico questo, che quando aprite il frigo la sensazione è questo. Vi faccio vedere questa immagine. Ecco, guardate bene questa immagine, se sentite quella sensazione di fresco, di secco, pulito, è la stessa sensazione ogni volta quando si apre il frigo, ma ve lo garantisco. Cioè, quando voi aprite il frigo sentite tipo aria secca, aria pulita, sentite tipo tutto disinfettato. Potete anche posizionarlo sopra la frutta, sopra la verdura, a parte che io lo tengo direttamente, neanche attaccato perché a volte mi cade che vedo che c'è poco spazio dove lo puoi attaccare che sta in verticale e io lo appoggio così tanto non occupa tanto spazio e lo metto ad esempio anche dove tengo le uova, poi lui è ottimo di tenerlo anche dove c'è la spazzatura, è ottimo tenere anche nella dispensa, magari c'è odori di aglio, cipolla, carote o non lo so, magari se avete i bambini piccoli dove stanno i pannolini o anche in cabina armadio dove tenete le scarpe, nella scarpiera, insomma ovunque lui fa il suo dovere, ovunque. Vi lascerò un link che tramite quello link avete 10% di sconto. I prossimi per me sono questi coperchi in silicone, io li adoro, soprattutto chi ha la cucina piccola, chi insomma i spazi sono ridotti. Guardate, io qua ho 3 coperchi in silicone e ho 3 coperchi classici, quelli in vetro che uso di solito. Guardate la quantità, qua ho 3 e qua ho 3, si vede già subito quanto spazio occupano quelli, quanto spazio occupano questi. Per me sono ottimi e oltre al salva spazio che nonostante ciò fanno i loro doveri che li possiamo veramente posizionare ovunque, anche il minimo spazio libero che abbiamo in cucina. Mi piace anche ad esempio se abbiamo fatto un po' di insalata o abbiamo messo un po' di carne a marinare, loro quando vengono appoggiati sopra a una pentola, a una ciotola, si chiude tipo fa una specie di sottovuoto. E questo scaffale da cucina a 3 piani l'avete visto più di una volta nei miei video. Io ho deciso di metterlo anche in video di oggi con gli oggetti fondamentali domestiche, perché io non ho incontrato qualcosa è più utile che veramente riesce a tenere in ordine tutte le mie spezie, o ad esempio tutte le salse come o aceti o tutti questi barattolini piccoli. Io sono semplicemente molto molto contenta di un scaffale così. Vedete che non è un granché, però quel piccolo che lui ha riesce a mantenere tutto in ordine. Io riesco a vedere tutto quello che c'è dietro, quando cerco qualcosa lo trovo subito. Questo è anche un aiuto psicologico per noi, invece di spostare ogni barattolo che magari qualcosa ti cade anche giù. Il prossimo è questo portacoperche che possiamo mettere anche i taglieri, abbiamo detto. Mi piace anche quando metto i taglieri in marmo, nonostante sono pesanti, lui li tiene bene e anche non li gratta perché comunque il legno è morbido. Io oltre a questo mi piacciono tenere le ciabatte. Ragazzi, le ciabatte sempre fanno disordine in casa, invece metterli su questo portacoperchie è fantastico.
E questi li abbiamo visti in diversi video, tutti i colori rossi anche dall'IKEA, ma io ve lo presento oggi così trasparente e più sottile possibile. Perché è trasparente e perché è sottile? Perché lo posizioniamo direttamente in doccia, che sta lì sempre. Essendo molto sottili, noi riusciamo comunque ad aprire la porta della doccia e non ci impedisce. Trasparente perché non dà fastidio, non rovina l'aspetto della nostra doccia. Lui, essendo sempre dentro nella doccia, quando abbiamo finito di farci la doccia, lo abbiamo sotto mano, per cui ancora quando siamo dentro lo prendiamo, basta 2 passate, in questo modo salviamo la nostra doccia del calcare. La paletta con spazzolino, io lo uso soltanto per tavolo e per la cucina, cioè non vado a spazzolare tipo e sporco per terra. Quando voi sparecchiate il tavolo, cosa fate con questa mollica? Di solito o viene lasciata giù per terra e dopo comunque dobbiamo prendere una scopa, una paletta e pulire tutto. E invece se noi teniamo in casa questa paletta con uno spazzolino così piccolo, riusciamo comunque subito a eliminare la mollica e ci viene anche più facile buttare in umido, o quando abbiamo pulito la cipolla o ad esempio è rimasto qualcosa dall'aglio, o sempre anche sul piano di lavoro in cucina, invece di prendere la spugnetta che dobbiamo prendere questo sporco e dopo si imbiba anche di cattivi odori la nostra spugnetta, mi viene più facile con questo spazzolino, con questa paletta prendere tutto e soltanto dopo passo con la spugnetta. In questo modo anche evito i cattivi odori nella nostra spugnetta. Il prossimo è questa portabuste in acciaio che si attacca sull'anta. Allora, ho scelto questo perché sì, ci sono anche quelli in plastica che abbiamo parlato anche altre volte, però se voi tenete molto al design della vostra cucina, all'aspetto anche di bellezza alla vostra cucina, sappiamo molto bene che la plastica un po' stona, no? Invece tenere una portabuste in acciaio è già molto più carina. Andiamo al prossimo, e anche questo portacoperchi sempre in acciaio. Mi piace Danta, mi piacciono questi perché salva molto spazio. Ad esempio noi comunque sull'anta non posizioniamo mai niente, invece mettere i coperchi che comunque stanno ben organizzati, e oltretutto risparmiamo anche il spazio nella nostra cucina. I prossimi fondamentali per me sono queste custodie trasparenti, bianche, per armadio. Mi piacciono trasparenti, vi dico il perché. Anche se noi mettiamo dentro coperte, maglioni, giubbotti, tutto quello che bisogna mettere da parte. Magari state attenti di scegliere il tessuto che ha tipo dei buchi dentro, che in questo modo esce anche l'aria, che non fa dei brutti odori. Mi piacciono trasparenti perché noi vediamo subito quello che cerchiamo, evitiamo lo stress inutile di aprire tutti gli scatoloni o anche altri custodi che non si capisce cosa c'è dentro, perdiamo il tempo, ci nervosiamo e anche scombussoliamo tutto. In questo modo rimane tutto, si vede tutto organizzato e anche quello che c'è dentro. Il prossimo è questa mensola multiuso a ventosa. Io semplicemente la adoro e mi domando, ma perché non l'avevo acquistato prima? Vi dico cosa apprezzo di questa mensola e cosa mi piace tanto. Oltre che non vediamo la nostra spugnetta, no? Parliamo proprio dell'aspetto della nostra cucina, da lontano non si vede. Ma mi piace perché se noi la spugnetta lo mettiamo sopra il piano di lavoro, comunque io penso che andando avanti si rovina anche il piano di lavoro, sempre stare, no, col pezzo là in umido, cioè umido. Se lo posizioniamo anche su un vassoio qualcosa, lui si asciuga la parte di sopra, la parte di sotto farà più fatica. Se lo posizioniamo anche ad esempio nei cassettoni sotto il lavelo, anche lì fa fatica ad asciugarsi e lascia i brutti odori. Invece qua mi piace perché lo asciuga da tutte le parti, vedete? E per me è un sì.
E questa cesta a sospensione mai rimane che non sia utilizzata, è veramente ottima per mille soluzioni. Oltre a tenere i bicchieri, abbiamo detto che anche possiamo mettere la frutta, i coperchi, abbiamo fatto vedere che possiamo mettere varie pirofile, pasta, l'abbiamo messa anche nell'armadio con le sciarpe, con maglioni, ovunque. Ma io oggi ve la voglio presentare anche come una soluzione per riportare tutti questi presi sopra una scrivania, messa qua sotto la scrivania, oltre che molto più pratico e più comodo, ma possiamo anche aspirare e lavare più facilmente e senza che qualcosa ci ostacola. E scatoloni trasparenti, ma proprio questi trasparenti, io non lo so senza di loro se saresti stata in grado di tenere in casa così in ordine, perché loro mi aiutano tanto, perché io li uso con tutte le cose. Io dentro ci metto tutte le decorazioni natalizie, o ad esempio tutte le decorazioni della Pasqua, o anche i vasi, tutto quello che cuscini decorativi, federe intendo. E quando io cerco qualcosa io li vedo, io non ho bisogno di aprire vari pacchetti, scatole che non riesco a capire cosa c'è dentro. Li tengo anche in lavanderia, metto in uno tipo tutti i detersivi di scorta, in un altro metto tutti i tappeti che così non mi entra la polvere, i tappeti di cambio in bagno intendo, ma soprattutto mi aiuta molto chi ha il pozzetto e sono semplicemente fantastici. Lo spiego per i nuovi arrivati. Ad esempio, io mi sono organizzata così, ho congelato la frutta, la verdura, tutto quello che ho potuto congelare quest'estate. Faccio così, dei scatoloni, dei contenitori trasparenti che c'è sotto, mi prendo un po' di funghi, un po' di frutta, un po' tutto quello che mi serve e lo metto su questa cesta, così quando io apro il pozzetto mi prendo già, ho già, no, tipo sotto mano quello che mi serve. Quando ho finito, di nuovo apro i scatoloni e di nuovo mi prendo un po' di cose e lo metto sulla cesta, quella più sopra. Un altro scatolone di questo tengo tipo i peperoni, i pomodori, tutto quanto. Essendo in questi contenitori trasparenti, io vedo tutto quello che c'è dentro. Qua ho scritto anche perché se magari mando mio marito o mio figlio che mi porta qualcosa, vedono subito e sono veramente molto molto utili. Ragazzi, il mio video finisce qua. Se questo video ti è sembrato utile, interessante, se ti ho dato qualche nuova idea, ti invito a iscriverti al mio canale, sostienimi con un pollice in su, con un commento. Io adesso vi do un abbraccio a tutti e noi ci vediamo presto. Ciao ciao!